bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi non parleremo di un bluesman, ma parleremo di un musicista jazz, forse il più importante trombettista della storia del jazz, Miles Davis. Ma non parleremo di lui per quello che riguarda la sua discografia, parleremo di un album in particolare, che poi non è un album, bensì è una colonna sonora. Siamo nel 1957. Tra il 4 e il 5 di dicembre succede un avvenimento storico dal punto di vista del jazz, dal punto di vista musicale. Dalle 11 di sera del 4 di dicembre alle 5 del mattino del 5 di dicembre, Miles Davis entra in uno studio con 5 musicisti, alcuni francesi e alcuni statunitensi, e registra le 26 tracce di Ascensore per il patibolo, conosciuto chiaramente nel titolo originale con Ascenseur pour l'échafaud. Il film ebbe una regia importante, quella del regista francese Louis Malle. Ci sono stati 2 attori fondamentali nel ruolo dei protagonisti di questo noir, di questo thriller, di questo giallo ambientato in una Parigi nebbiosa, dove il protagonista è anche un oggetto, ovvero l'ascensore, che sarà la chiave poi per la soluzione del mistero. E parliamo di Jean Moreau e Maurice René, questi erano gli attori principali. Per quello che riguarda le canzoni, che sono state registrate poi guardando tutti insieme il film, quindi tutti e 5 i musicisti improvvisavano guardando l'intero film, e in sole 6 ore sono venute fuori, come dicevo prima, queste 26 tracce. Sono 26 tracce fondamentali, importanti, non solo dal punto di vista cinematografico, ma anche dal punto di vista musicale, perché questo album poi diventerà uno degli album fondamentali per quello che riguarda la discografia jazz di sempre. I musicisti erano 5 ed erano Miles Davis alla tromba, Barney Wheeler al sax, René Utreger al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Un'altra storia poi parla di 2 donne, una la protagonista del film di cui abbiamo parlato prima e la seconda invece Juliette Gréco, che all'epoca era la fidanzata di Miles Davis. Si parla di 2 donne, una era l'attrice protagonista del film e la seconda era invece Juliette Gréco, che all'epoca era proprio la fidanzata di Miles Davis. E la storia racconta anche che forse è stata proprio lei a mettere in contatto Miles Davis con la produzione francese di questo film. Da lì a poco si viene a sapere anche che Miles Davis ebbe una relazione con Jean Moreau, e quindi capite che era la protagonista del film, quindi capite come già le situazioni si intrecciano e vanno a miscelarsi insieme, quindi misteri, il discorso quasi mitologico di questa registrazione di 26 tracce in sole 6 ore di notte, tutte improvvisate, e queste 2 donne, quindi tante situazioni insieme che vanno a enfatizzare ancora di più il mistero già di questo musicista, che già alla fine degli anni 50 era di per sé molto misterioso. Ascensore per il patibolo, la colonna sonora di Miles Davis, è stata la prima colonna sonora che lo stesso ha scritto ed eseguito. Poi nel corso degli anni ce ne saranno tante altre, ma questa, la prima, forse resta la più importante, ed è quella che è entrata proprio nella storia della discografia ufficiale del jazz internazionale. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale. Bye bye, have a nice night. Ti ricordo il doppio appuntamento ogni 15 giorni con World Music Club e Storie di Blues. Il martedì sera dalle 22 Blues on Air Radio Show dal sito radiofm.net, e nel web scopri centinaia di biografie inerenti musicisti e strumenti musicali su dariospesani.it.